Salve, sono il dottor Marco Cosimi, sono specialista in chirurgia vascolare presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, specialista in chirurgia generale presso la Sapienza Università di Roma e specialista in urologia presso l'Università di Roma di Tor Vergata. Sono attualmente dirigente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma. Da sempre, da oltre 30 anni, la mia vocazione è stata quella di studiare il pavimento pelvico maschile e femminile. E da qui i miei primi studi in urologia mi hanno portato ad attenzionare come chirurgo la patologia proctologica, la patologia emorroidaria. Le emorroidi non sono altro che la punta di un iceberg, una punta che a volte può essere piccola, a volte un pochino più evidente, ma ci consente di poter dare attenzione a quello che noi chiamiamo pavimento pelvico maschile e femminile. Che cos'è la struttura del pavimento pelvico maschile e femminile? Bene, è una struttura vascolare, è una struttura venosa, fatta di molteplici vene e vasi comunicanti venosi che chiamiamo plessi. È dall'italiano una complessa reticolo venoso che si estende dall'ultimo tratto dell'intestino chiamato retto per arrivare fin sotto la vescica e come plesso pudendo circondare gli sfinteri e come plesso venoso periprostatico circondare la ghiandola prostatica nel maschio, nell'uomo. È quindi evidente che è una patologia pelvica, perché noi sappiamo dai nostri studi più attuali che a queste vene, se sono normali, se non esiste insufficienza venosa, è deputato un compito importantissimo. Ecco perché rigenerare, che vuol dire riconquistare la normale anatomia, la normale struttura di un tessuto biologico, quindi riportare alla normalità queste enormi varici visibili e non visibili, ma del tutto insufficienti complessivamente, diventa per noi importantissimo. Ma quali sono le funzioni che possiamo recuperare? Perché è importante quindi mantenere queste vene e far sì che non siano più varici patologiche, quindi malate, quindi dilatate, quindi deturpate nella loro anatomia, ma recuperarle anatomicamente e anche nelle loro funzioni. Semplice, non lo sapevamo, ma dobbiamo prendere atto, come modernamente ci insegnano tutte le università del mondo, che l'apparato vascolare venoso è un apparato vivo, funzionante, endocrinologicamente, per quindi produce degli ormoni, tra tutti per primi renina, angiotensina, aldosterone, produce dei mediatori chimici importantissimi che hanno delle funzioni che, per usare un parolone ma è molto semplice, si dicono paracrine, vale a dire che sono dei mediatori per le funzioni degli organi limitrofi e ottimizzarle nella loro fisiologia, e funzioni autocrine, vale a dire che una volta che l'endotelio è sano, vale a dire il rivestimento interno di questa enorme rete venosa che fa il pavimento pelvico, bene, mantiene se stessa sana, evitando fenomeni trombotici, tromboflebiti emorroidarie, fenomeni trombotici della pelvi e quant'altro. Ma uno degli aspetti più interessanti è addirittura la capacità, poco conosciuta da molti, di poter produrre localmente, soltanto per la regione, localmente, un gas a breve emivita, 6 secondi, quindi può lavorare soltanto in quella regione, che si chiama ossido nitrico e che passerà attraverso le membrane cellulari di tutta quella regione, prima tra tutti gli sfinteri. Ecco il motivo per cui io sempre nella mia prima visita faccio sempre un'ecografia pelvica nell'uomo o nella donna, una valutazione importante di quello che è il residuo post-minzionale, vale a dire se il paziente svuota bene la vescica oppure no. Qual è la ragione? Semplice, lo sfintere urinario è un piccolo muscolo molto forte, in grado di stringere alla base della vescica e chiudere totalmente la vescica per tutelarci da eventuali perdite di urina.
ma quando uriniamo questo muscolo, che non dipende dalla nostra volontà, perché è costituito da muscolatura che chiamiamo liscia, come quella dell'apparato vascolare, è in grado di dilatarsi, ma deve dilatarsi al 100%, altrimenti se lo fa al 50% o al 40% avremo problemi di svuotamento, nel diciottenne come nell'uomo che ha superato i 90 anni, nella donna come nel maschio. Quindi non già prostata, non già un discorso anatomico, ma un discorso funzionale che prende piede e che rende estremamente interessante e poliedrico il quadro dei sintomi dei pazienti che hanno patologie del loro pavimento pelvico vascolare, vale a dire le emorroidi, la punta di un iceberg enorme, a volte fino ad oggi un pochino sottovalutato. E l'altro è lo studio della camera posteriore, quella intestinale, una camera dove anche lì la fanno da padroni funzionalmente le grandi varici, le grandi vene dei plessi anorettali, le grandi varici anorettali, se sono insufficienti, possono recuperare questo danno che è reversibile del loro cosiddetto organo endoteliale. Che cos'è? Il rivestimento interno di tutti questi vasi, il quale è un foglietto unicellulare che è in contatto con il sangue lì presente, ma non è un luogo di passivo contenimento di questo sangue venoso, bensì ha un ruolo endocrino, paracrino, autocrino, e produce anche un gas, anche qui, il quale determina ad esempio il tono dello sfintere anale. E noi abbiamo per tanti anni in passato cercato con il botulino, con l'incisione dello sfintere anale, con tante terapie, i dilatatori, di correggere questo tono, ma non c'è niente da fare. O ragioniamo come madre natura e cerchiamo di recuperare quello che ci ha dato, quel patrimonio che ci ha dato e che è andato perduto, spesso in molti casi fin dalla più giovane età, o altrimenti non faremo mai il bene dei nostri pazienti. I pazienti che è sottoposto alla rigenerazione del proprio pavimento pelvico venoso e alla cura e correzione anatomica delle emorroidi, che sono la punta dell'iceberg nell'intestino, dove sono più visibili, è un paziente che recupererà tutte queste funzioni, che avranno ripercussioni estremamente favorevoli sul piano andrologico, tali da rivoluzionare quello che è l'approccio andrologico e delle problematiche andrologiche dell'uomo. Non dimentichiamo che l'ossido nitrico è in grado di dilatare i corpi cavernosi, è in grado di migliorare e ottimizzare le funzioni vascolari del rapporto nell'uomo. Ma un altro ruolo importante è per la donna. Troppe donne, troppe e spesso misconosciuto questo dato, non fanno una valutazione del loro residuo post-menzionale di urina, cioè la valutazione se, anche essendo una donna giovane, urina del tutto, svuota completamente la propria vescica, o invece ha dei residui spesso importanti e imponenti, 150-200 ml, perché il paziente che ha questi problemi non si renderà mai conto da solo di averli in realtà. Quindi basta molto poco per poter fare queste diagnosi e abbiamo il dovere di farle. Quindi quando vediamo le emorroidi dobbiamo sapere che lì dietro in quel paziente c'è una disfunzione con un quadro sindromico variabile da paziente a paziente, delle funzioni dei loro sfinteri e delle capacità menzionali, delle capacità evacuative, con dei quadri che possono arrivare alla ragade, laddove c'è un ipertono prevalentemente anale, o quasi a delle urine che urinano per regurgito anche nel giovane che abbia queste problematiche. Per arrivare poi alla prostata, le frequentissime prostatiti, delle quali non abbiamo mai afferrato completamente il significato, scopriamo essere una costante dei pazienti affetti da questi quadri. E come pensare quindi di curare la prostatite direttamente, senza andare alla vera causa, senza considerare e trascurare che il plesso venoso periprostatico è un plesso comunicante con tutti questi plessi, con quello pudendo come con quello anale e rettale, e che l'insufficienza dell'uno non può che significare l'insufficienza dell'altro. Ecco che quindi si chiarisce e chiariamo ai nostri pazienti, curandoli e guarendoli, il recupero del loro pavimento pelvico. Questo vuol dire pavimento pelvico, un asse vascolare di enorme importanza che coniuga la camera posteriore, quella intestinale, del retto e dell'ano, con la camera anteriore, quella della vescica,
della vagina, della prostata e dell'utero.